Ragazzi, buongiorno e benvenuti nella versione numero 2 dell'accampamento Heroes. Qui c'è il mio camper, che non è proprio mio. Qui c'è il camper di Alberto e è sabato mattina, quindi stiamo per entrare nel primo turno di libere. Oggi sarà una giornata, viste le vicissitudini, chiamiamole così, della gara di Magione, hanno deciso di dividere la griglia. Hanno deciso di dividere la griglia in due, quindi le prime due categorie, quindi Pro e Star, correranno insieme, mentre Rookie correranno Pro e Star correranno in una categoria unica, in una batteria, mentre Rookie correranno in una batteria separata in modo da non essere 70 miliardi di macchine in pista. Oltretutto hanno anche cambiato il programma, per cui ci saranno tre turni di libere, un turno di qualifica oggi e domani le due gare. Pista nuova, non la conosco minimamente, cioè l'ho guidato un pochino il simulatore, quindi niente, un po' tutto da scoprire, però il feeling con la macchina inizia a crescere, che è molto buono. News della giornata: finalmente ho tutto il kit pronto, raga, è arrivata la tuta. Adesso mi cambio e poi ve la faccio vedere. Ok, primo turno di libere, fa un caldo imbarazzante, tipo che appena prima di entrare, trick incredibile, bottiglia di acqua nella schiena. Dimmi tu. Veramente raga, io poi sono di Livigno, quindi vabbè, fa caldo, tanto. Prima cosa da imparare, la pista, perché quella è abbastanza fondamentale. Seconda cosa importantissima, le pressioni delle gomme. Avendo esperienza pari a 0 con le pressioni delle gomme, il mio amico Wally, nonché il meccanico migliore del mondo, consiglia di entrare bassi in modo che la gomma si scalda, sale di pressione quando va in temperatura e si dovrebbe raggiungere la pressione e il grip ottimale dopo pochi giri. Problema, il concetto, l'idea sarebbe quella di non sforare con la temperatura, perché sennò la gomma va su di pressione troppo e non c'è grip. Ma non preoccupatevi, io non vi spoilerò niente intanto, ma questo problema non si presenterà. Ci risentiamo post libere. Che sfiga raga, non ci credo. Sono entrato a rodare i freni nuovi, che mi hanno cambiato i freni. Ciao. Che mi hanno cambiato i freni e ho fatto 3 giri di rodaggio. Sentivo che il cambio era un po' strano, mi andava la macchina al limitatore a caso. Mi fermo ai box, fumo dal motore e quindi niente, il turno è andato, ho fatto 3 giri. Ottimo. Turno andato, perché adesso dobbiamo capire appunto che cosa faceva fumo e spero non fuoco, non ho visto fuoco. Succede.
di Castelletto sono fenomenali perché erano in 5 a lavorare sulla macchina pur di farmi entrare al turno, quindi un grazie infinito. Fa caldissimo e con questo caldo è tosta, veramente tosta. Mantenere le gomme in temperatura, si surriscaldano subito. Ho fatto un giro buono, discreto, però era il secondo giro, quindi è difficile avere un'idea di passo vera e propria. Adesso caliamo un pochino con le gomme e prossimo turno spingiamo e vediamo come siamo messi. La strategia adesso è stata: ho fatto un giro lanciato, uno di cooldown, uno lanciato, uno di cooldown, però nel traffico. Ok, ci siamo, raga, fa un caldo che non ha senso, cioè veramente ci sono 300.000 gradi in macchina. Perplesso, non lo so, non ho ancora beccato un giro, quindi vediamo. Però fa veramente un caldo imbarazzante, cioè, vabbè, livelli di guidabilità in uscita curva, ghiaccio con le slick, tipo una roba veramente abbastanza assurda. Vabbè, vedremo, andiamo. Mossa se vuoi. Ci ho provato in ogni modo possibile, ma ho scazzato tutto. Cioè sono entrato e al posto di ragionarmela io sono entrato a duro. Ho spinto da subito, ho surriscaldato le gomme, quindi a differenza di quelli intelligenti e strategici che sono entrati, hanno fatto un giro e poi hanno fatto un po' di cooldown, io sono entrato e ho spinto tutto quello che avevo fin da subito, senza scie, senza seguire nessuno e soprattutto con un turno e mezzo di libere in meno, perché ricordiamoci che il primo turno di libere, ciao, grazie. Il secondo sono entrato tardi perché ci hanno messo un po' a sistemare la macchina, quindi ho fatto un turno e mezzo. Ho super surriscaldato le gomme, infatti ho fatto una gran fatica per tutto il turno. Ci ho provato prima con Giussani, ma si vede che anche lui era in difficoltà. Infatti non siamo riusciti a fare i tempi né io né lui quando ero accodato a lui. Ti vedi un Simone Borghi che arriva da dietro. All'ultimo giro, quando mancavano tipo 25 secondi alla fine del turno, vuoi non attaccarti e ciucciargli la scia in ogni singolo posto, incluse le curve? E così ho fatto.
Anch'io c'ho i capelli bianchi, È stato forte, eh? Stai imparando come si fa. Piano piano. Molto piano. Beh, vado veloce. No, va bene. Meno di 6 secondi. Eri dietro a Giussani, ti ho fatto un sacco di riprese. Cazzo Giussani che stronzo, infatti poi si è tolto perché gli avevo attaccato il culo e gli ciucciavo la scia anche in curva. Anche in curva te la prendevo, ragazzi, ho da bere perché sto morendo disidratato. Fa troppo bene qua, buono. E quindi insomma ho fatto il mio tempo all'ultimo giro del turno, attaccato Borghi, che è stato molto gentile, non si è neanche incazzato post turno, quindi direi top. Aggiungiamoci anche il fatto che devo fare tantissima esperienza, ho veramente poche ore su questa macchina e il fatto di averne davanti uno che va così tanto più di me mi dà un super vantaggio perché vedo i punti di staccata, vedo le traiettorie, vedo insomma un po' lui come si gestisce un giro veloce e mi è servito veramente tanto, quindi top. P11, migliore qualifica finora, non sarà la migliore di tutta la stagione perché raga non mi interessa la prossima, si fa top 10 già in qualifica. E tra l'altro sono a poco più di un secondo dai primi, che è molto bene considerando che alla prima qualifica Varano ero a 3 secondi e mezzo, 4, direi che il margine di miglioramento c'è e si sta vedendo. Sento di poter andare bene, questa pista mi piace, mi dà un sacco di confidenza, tra l'altro anche quel problemino, se non avete visto il video vi lascio qui sopra la scheda, andate a guardarvi il video in cui vi parlo dell'errore che facevo tantissimo, non che adesso sia cambiato più di tanto, però un pochino è migliorato, il feeling sta migliorando veramente tanto, quindi P11, super contento, c'è solo da mettere tutto insieme e andare tonici per la gara di domani. E qui inizia la rimonta nei confronti suoi. È stata proprio una bella gara comunque. No.